Ciao amici e amiche del segno della bilancia, io sono Angela e questo è Exoteric World. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 23 febbraio al 1 marzo. E prima di iniziare vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona e se volete potete integrarla col vostro ascendente. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, il link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Andiamo ad inquadrare come andrà la vostra settimana, le energie principali, segni zodiacali da attenzionare, poi vedremo l'amore, le relazioni, e il lavoro e le finanze. Abbiamo questi topolini. Questo con una settimana un po' pesantuccia, un po' stressante per certi aspetti. Forse c'è qualcosa che avete accumulato, situazioni pregresse che in qualche modo saltano fuori, stanno emergendo a dare un po' di fastidio e di incertezza. Magari appunto, soprattutto all'inizio della settimana, c'è bisogno di o fare un po' di pulizia, un po' di ordine o cercare proprio di concentrarci per non essere sfiduciati, quindi di non disperdere ulteriormente le nostre energie. Spunta il sole però effettivamente, quindi può essere una fase di passaggio. Io ricordo sempre quando salta fuori questa carta che dobbiamo proteggere noi stessi, le nostre stesse energie, le cose che abbiamo ottenuto fino a questo momento, anche seppur riteniamo esser poco, però dobbiamo, esser soddisfatti e lo possiamo vedere anche da questo sole, perché, indica positività, indica anche l'entrata di nuova energia. Quindi, vuol dire che alcune cose finalmente procedono nel verso giusto, c'è maggior, chiarezza, ottimismo anche come energia, nel senso di sentirsi più dinamici, più vitali e un'evoluzione nel senso di crescita e miglioramento anche delle situazioni più complesse. Il giardino ci fa capire che c'è comunque espansione, nuove conoscenze, anche qualcosa di bello, di positivo che avverrà soprattutto verso la fine della settimana. Può esserci un incontro, può esserci un invito, una festa, anche, che continua una fase di miglioramento, come vi dicevo, soprattutto nelle situazioni più difficili. I segni zodiacali da attenzionare nella vostra settimana sono i segni di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario e, abbiamo quindi quello soprattutto, anche un po' quelli di terra, Toro, Vergine e Capricorno. E adesso procediamo con l'ambito amore. Ambito amore, ovviamente consiglio sempre di, ascoltare anche per chi non è interessato, perché alcune cose possono riguardare, gli affetti più cari, amicizia, famiglia e quindi esserci delle indicazioni interessanti. Peonia, ecco, a proposito, proprio perché si trova appena sotto a questi topolini un po' fastidiosi e un po' dispettosi, ecco, potrebbe esserci tensione perché purtroppo, indica emozioni talmente forti, a volte da esser difficili da gestire, oppure i sentimenti sono confusi, oppure c'è, o la persona amata o comunque una persona che è un po' difficile da decifrare in questo periodo e quindi esserci dei problemi di comunicazione. Oppure delle cose che magari noi, vogliamo rischiare, però attenzione avete questi topolini, che non è il momento, di rischiare sotto alcuni punti di vista, quindi di, preservare voi stessi, le cose che avete in questo momento, cioè nel senso che se chiedete troppo da voi stessi o dalla relazione o da alcune cose nello specifico potreste
giungere a invece a un carico eccessivo. E quindi, direi che è una settimana impegnativa, per gestire alcuni conflitti, alcune tensioni e anche qui abbiamo il richiamo al girasole perché abbiamo il sole, quindi vuol dire che splende questo sole nonostante le difficoltà, nonostante un qualcosa che può essere risolto totalmente. Occhio a questa genziana che, parla di ostacoli, di imprevisti, di impedimenti, quindi ci mette un po' il carico di briscola a volte. Abbiamo già tensione e preoccupazioni per noi stessi, poi magari ci sono anche degli imprevisti, però che possono essere risolti. Attenzione, quindi già vediamo una bellissima energia, nel senso, vi siete prefissati un weekend romantico, un qualcosa, per voi, oppure ci sono dei progetti e delle idee da, fare diciamo in comune, allora qualcosa potrebbe andare inizialmente storto, non nel verso giusto, invece poi si va a risolvere. Per i single cosa si può risolvere effettivamente? Queste carte sono molto importanti per voi perché se state frequentando, conoscendo una persona, allora ci sono, delle difficoltà, degli impedimenti per la propria vita personale o dei problemi, magari dei grandi problemi, o qualcuno potrebbe essere impegnato, dipende da quello che state vivendo. E allora quindi c'è possibilità di andare, tra virgolette, "avanti", però sapendo che comunque queste cose, rimangono e quindi ci sono dei conflitti. Il conflitto interiore è molto importante perché forse voi state mettendo in dubbio se continuare, se procedere, se, mettervi alla prova, se, vale la pena magari di superare, impegnarsi in una certa, relazione e conoscenza. Per chi non ha nessuno, effettivamente queste carte possono indicare una fase di difficoltà che però può essere superata, perché vi ricordo che il girasole porta nuove situazioni, conoscenza e anche nuove amicizie che possono essere interessanti. Per le questioni più pratiche, ecco, la fortuna che arriva, sia in situazioni più difficili, problemi e quindi, c'è sempre bisogno di un colpo di fortuna, e arriva a, portare un bel cambiamento, a riuscire a realizzare qualcosa di importante, soluzione ad un problema appunto. C'è sempre bisogno di impegno questo, quindi la fortuna ci aiuta, però serve tanta volontà e determinazione da parte nostra. Qualcosa che magari è in ritardo, che abbiamo visto varie possibili difficoltà e tensioni, forse anche nel proprio ambiente lavorativo, può migliorare o comunque volgere in qualche modo a vostro vantaggio, comunque continuare per conto vostro. Belvedere in realtà può portare nuove prospettive, soprattutto per chi ha intenzione di cambiare, non dico lavoro o qualcosa proprio come gestione del lavoro stesso nel vostro ambiente, e quindi ecco queste possibilità che possono essere colte. C'è bisogno di apertura, quindi per chi desidera questo rinnovamento, questo cambiamento, c'è bisogno di ampliare, di osservare, di mettersi nelle condizioni di andare incontro a questo cambiamento. E poi c'è la carta del viaggio che non ha a che fare solo col viaggio stesso, perché ha a che fare con le nuove idee, le comunicazioni e anche con un buon esito di ciò che si sta facendo. Poi sì, ha a che fare anche con spostamenti e viaggi, di valutare, un trasferimento, di valutare un nuovo passaggio, soprattutto magari per chi è in cerca di lavoro, di valutare magari proposte che possono provenire, da lontano. Ovviamente deve essere voluto, desiderato, oppure magari vi sta dicendo che c'è bisogno di fare qualche cambiamento, come vi dicevo, di ampliare la vostra ricerca e le vostre vedute per darvi maggiori possibilità e sicuramente con queste carte le avrete. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita, se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana, ciao!